mio canale con un nuovo tutorial. Questo tutorial è in collaborazione con Filmarket. Filmarket è un'azienda italiana che vende filati italiani. Ha un sito online, vi lascio nell'info box il link per poter accedere al sito e ha anche dei punti vendita. Per quanto riguarda il filato che ho scelto è il Kashmiri Gold, un filato pregiato, molto morbido e molto facile e bello da lavorare. Ha un filo regolare, quindi si lavora benissimo con l'uncinetto e si può lavorare con l'uncinetto che va dal 4,5 al 5. Io però lo voglio lavorare con l'uncinetto numero 6 per dare più morbidezza a capo. Il colore che ho scelto è il glicine. Per quanto riguarda i gomitoli sono da 50 grammi e il filo è lungo 60 metri, però nella lavorazione scorre veloce e cresce molto velocemente. Detto ciò, adesso possiamo iniziare. Per quanto riguarda la lavorazione di oggi, è una lavorazione a pannello. Quindi ci serve un pannello del dietro, un pannello del davanti. Lavoreremo un gilet. Il motivo è multiplo di 3 più 2. Nel mio caso ho avviato 48 catenelle che corrispondono a 50 centimetri circa. Quindi voi prendete la vostra circonferenza, io non farò un gilet molto lungo e quindi ho preso la circonferenza della vita. Dividete a metà e vedete quante catenelle dovete avviare. Io ho avviato 48 catenelle più 2 che corrispondono a 50 centimetri. Sto facendo una taglia M. Quindi sia per il davanti che il dietro avviamo 50 catenelle. Questa è la prima, una seconda catenella, una terza e vado avanti fino a 50. Avviate le 50 catenelle, aggiungo una catenella in più per poter voltare. Quindi alla fine sono 51 catenelle. Vado nella catenella a fianco e realizzo una maglia bassa e una catenella. Questa corrisponde ad una maglia alta. Vado a lavorare la riga di solo maglie alte. Alla fine dobbiamo avere 50 maglie alte. Quindi vado a fianco, maglia alta, vado a fianco, maglia alta. Finito di lavorare la riga di maglie alte, vado a fare 3 giri di maglia alta in rilievo avanti e maglia alta in rilievo dietro per formare una piccola molla. Quindi vado a girare il lavoro, mi alzo con una catenella, filo sull'uncinetto, rientro dove ho la prima maglia alta e lavoro una maglia alta normale, presa normalmente. Filo sull'uncinetto, vado a fianco e con l'uncinetto entro dal davanti prendendo la barretta della maglia alta, sposto verso il dietro, prendo il filo ed eseguo una maglia alta in rilievo dietro. A fianco con l'uncinetto sposto la barretta sull'uncinetto e lavoro una maglia alta in rilievo avanti. Devo alternare maglia alta rilievo dietro e maglia alta in rilievo avanti. A fianco prendo il filo con l'uncinetto, sposto la maglia alta verso il dietro, prendo il filo e lavoro maglia alta in rilievo dietro. A fianco maglia alta in rilievo avanti, sposto la maglia alta sull'uncinetto. A fianco con l'uncinetto entro dal davanti, sposto la maglia alta verso il dietro e lavoro maglia alta in rilievo dietro. E qui maglia alta in rilievo avanti. Proseguo questo e poi vi faccio vedere come ricominciare. Concludo
il giro con una maglia alta presa normalmente sulla maglia, l'ultima maglia alta, e ho un totale di 50 maglie alte. Devo ripetere l'alternanza di maglia alta in rilievo dietro e maglia alta in rilievo avanti per altri 2 giri, quindi alla fine avremo 4 giri. Giro il lavoro, inizio sempre con una catenella e una maglia alta presa nello stesso punto. Devo lavorare maglia alta in rilievo avanti e maglia alta in rilievo dietro. Qui ho la maglia alta in rilievo dietro, la riconosco perché si forma questa barrettina e poi è più nascosta. Quindi sulla maglia alta in rilievo dietro lavoro maglia alta in rilievo dietro. Con l'uncinetto passo dal davanti e sposto la maglia alta verso il dietro. In questo modo prendo il filo e lavoro maglia alta in rilievo dietro. Qui maglia alta e rilievo avanti, la riconosciamo perché è più, si vede questa barretta più sporgente. Con l'uncinetto lo sposto sulla barretta del davanti, sull'uncinetto e lavoro maglia alta in rilievo avanti. Qui dietro, quindi con l'uncinetto sposto verso il dietro, me la ritrovo verso dietro e continuo questa lavorazione. Qui invece maglia alta in rilievo avanti. Proseguo questo per un totale di 4 giri. Vado a concludere poi il giro con una maglia alta normale. Ci vediamo al termine del giro. Una volta che ho lavorato i 4 giri, concludo sempre con una maglia alta sull'ultima maglia alta. Vado a lavorare il punto. Il punto si basa su 4 giri. Dobbiamo lavorare 2 giri di maglia alta e 2 giri di punti V. Quindi iniziamo il primo giro facendo una catenella e maglia alta nella prima maglia alta disponibile, quindi sulla maglia alta d'inizio, e vado a lavorare maglia alta su maglia alta sottostante, le prendo normalmente. Vado a fianco, maglia alta, a fianco, maglia alta. Terminato il primo giro, ripeto il secondo giro di maglie alte. Mi alzo sempre con una catenella e lavoro una maglia alta sulla prima maglia alta e maglia alta su maglia alta sottostante. Vado a fianco, maglia alta, qui una maglia alta e proseguo fino a terminare il giro. Vado a lavorare il giro numero 3. Quindi il 1 e 2 sono uguali e il 3 e 4 anche sono uguali. Giro e lavoro una catenella, filo sull'uncinetto, maglia alta sulla prima maglia alta. Salto una maglia alta, vado a fianco e lavoro una maglia alta, una catenella e rientro maglia alta, quindi ho lavorato un punto V. Salto 1, 2, vado nella terza maglia alta e ripeto il punto V. Maglia alta, catenella e maglia alta. Salto 1 e 2, vado nella terza, maglia alta, catenella, rientro nello stesso punto, maglia alta. Salto 1 e 2, nella terza maglia alta, lavoro il punto V. Proseguo questo fino a terminare il giro. Salto 1, 2, nella terza, maglia alta, catenella e maglia alta.
Arrivata al termine del giro, salto una maglia alta, vado a fianco e lavoro una maglia alta, come abbiamo iniziato. Giro il lavoro. Inizio con una catenella, rientro nello stesso punto e lavoro una maglia alta. Devo ripetere il punto V, quindi entro nella catenella e lavoro maglia alta, catenella e maglia alta. Vado a fianco dove ho il punto V e lavoro maglia alta, catenella e maglia alta. Quindi lavoro il punto V all'interno della catenella. Andate avanti e poi vi faccio vedere come iniziare dal giro numero 1. Terminato i 4 giri, dobbiamo ripetere dal giro numero 1, dove dobbiamo lavorare il giro di maglie alte, quindi 1 e 2 riprenderemo le maglie alte. Le maglie alte devono essere quanto le maglie alte iniziali, quindi nel mio caso 50. Quindi giro il lavoro, inizio con una catenella, rientro nello stesso punto e lavoro una maglia alta. Qui ho il punto V e lavoro una maglia alta sulla maglia alta, una maglia alta nella catenella e una maglia alta sulla maglia alta e ho 3 maglie alte. Qui ho l'altro punto V, lavoro una maglia alta sulla maglia alta, una maglia alta nella catenella e una maglia alta sulla maglia alta. L'altro punto V, maglia alta su maglia alta nella catenella, maglia alta sulla maglia alta e proseguo questo fino a terminare il giro. Una volta che ho terminato i 4 giri, ho ripreso il giro numero 1, vado a ripetere il giro numero 2, sempre maglie alte su maglie alte. Il giro numero 3 e 4 uguali, il punto V, però vi faccio rivedere le maglie alte su maglie alte e poi come ricominciare con il punto V. Inizio con una catenella e una maglia alta nello stesso punto e proseguo maglia alta su maglia alta. Ripetiamo il giro numero 3. Quindi mi alzo sempre con una catenella, rientro nello stesso punto maglia alta. Iniziamo con una maglia alta. Salto 1, vado a fianco e lavoro il punto V. Maglia alta, catenella e maglia alta. Salto 2 maglie di base, 1 e 2 e nella terza maglia alta lavoro il punto V e proseguo questo fino a terminare il giro. Salto 1, 2 e nella terza punto V. Il quarto giro dobbiamo lavorare sempre la maglia alta sulla maglia alta e all'interno della catenella il punto V. Poi, una volta che abbiamo finito i 4 giri, riprendiamo dal giro numero 1. Le maglie alte sulla maglia alta nella catenella e nell'altra maglia alta del punto V. Poi passiamo sull'altro punto V e lavoriamo maglia alta e maglia alta. Andate avanti fino a raggiungere la vostra lunghezza. Io poi vi dico quanto ho fatto lungo il mio gilet. Continuato la lavorazione, come vedete il lavoro è molto bello, non è molto traforato e ho contato i giri, sono un totale di 15 e mi sono fermata. I centimetri sono 30, quindi contando 1, 2, 3, 4 sono andata avanti fino a 15 e ho messo dei segni perché poi arrivata a 30 centimetri da questo punto devo iniziare a lavorare una manica che si allarga, quindi non proseguo dritto, ma faccio degli aumenti per avere una piccola svasatura della manica. Quindi la manica andrà in questo modo. Mi sono fermata dove ho il punto dei punti V, quindi ho il motivo dei punti V. E se voi volete andare avanti con la lunghezza potete farlo tranquillamente.
Una volta che ho messo il segno, quindi ho messo il segno dove ho fatto l'ultimo motivo del punto V, a questo punto mi alzo con una catenella, rientro nello stesso punto e vado a lavorare una maglia alta, rientro nella stessa maglia e lavoro un'altra maglia alta. Ho fatto il primo aumento. Dove ho il punto V, continuo la lavorazione del punto V. Per quanto riguarda gli aumenti, faccio un giro di aumenti e un giro dove non vado a lavorare gli aumenti, altrimenti la manica viene troppo larga. Qui ho il punto V e all'interno lavoro una maglia alta, una catenella e una maglia alta. Continuo la lavorazione come ho fatto fino adesso, quindi andate avanti e poi vi faccio vedere dall'altra parte come fare di nuovo l'aumento. Arrivata anche dall'altra parte, qui ho il segno, lavoro una maglia alta, rientro nello stesso punto un'altra maglia alta e ho fatto il primo aumento da una parte e dall'altra. Ora devo andare a lavorare il giro delle maglie alte, quindi giro il lavoro e vado a lavorare maglia alta su maglia alta. Qui non faccio l'aumento. Lavoro una catenella, rientro nello stesso punto e lavoro una maglia alta. Qui ho la maglia alta dell'aumento, entro dentro e lavoro un'altra maglia alta. E dove ho il punto V, una maglia alta sulla maglia alta, una maglia alta nella catenella e una maglia alta sulla maglia alta. Vado a fianco di nuovo maglia alta sulla maglia alta dove ho la catenella e maglia alta sulla maglia alta. Qui ho le maglie alte dell'aumento, sulla prima maglia alta lavoro una maglia alta e sulla seconda lavoro un'altra maglia alta, quindi neanche qui ho fatto l'aumento. Una volta lavorato il primo giro di solo maglie alte, ho diviso a metà, quindi ho misurato e ho trovato la metà. Questo perché adesso da questo punto in poi vado a fare una scollatura a V. Quindi di qua andremo ad aumentare e di qua andremo a diminuire. Quindi aumentiamo di una maglia e diminuiamo di una maglia. E lo dobbiamo fare da questa parte e anche da questa parte. Adesso devo andare a lavorare separatamente questa parte, poi in un secondo momento lavorerò questa parte. Riprendo la parte della manica. Qui non abbiamo fatto l'aumento, quindi giro il lavoro, ripeto il giro delle maglie alte, però inizio con una catenella e qui vado a fare l'aumento. Inizio prima a lavorare una maglia alta, rientro e lavoro una seconda maglia alta. Ho fatto un altro aumento, quindi il primo giro abbiamo fatto l'aumento, il secondo no e il terzo giro l'aumento. Lavoro maglia alta su maglia alta fino ad arrivare dove ho il segno. Arrivata a questo punto dove ho messo il segno, quindi qui vado a lavorare due maglie alte chiuse insieme e per fare una diminuzione. Quindi qui chiudo una volta, entro dove ho messo il segno e faccio una maglia alta e chiudo una volta. Adesso chiudo tutte insieme. Giro il lavoro e vado a ripetere il giro del punto V. Mi alzo con una catenella, rientro nello stesso punto ed eseguo una maglia alta. Salto 1, vado a fianco e lavoro il punto V, maglia alta, catenella e maglia alta. Salto 1, 2, nella terza di nuovo il punto V, quindi il punto V non è cambiato. L'unica cosa che alla fine del lavoro non dobbiamo fare l'aumento, ma dobbiamo lavorare maglia alta su maglia alta. Però ve lo faccio vedere.
Una volta fatto questo, arrivata al termine del giro, però mi ritrovo con 3 maglie alte e salto 1, vado nella seconda e lavoro una maglia alta, come ho lavorato fino adesso, e vado a fianco e lavoro una seconda maglia alta, perché qui abbiamo l'aumento, però non lavoro l'aumento, lavoro le maglie alte normali. Giro il lavoro e a questo punto devo lavorare una catenella, rientro nello stesso punto e lavoro una maglia alta. Devo lavorare qui un aumento, rientro e lavoro un'altra maglia alta e ho lavorato 2 maglie alte nella stessa maglia di base. E salto 1, vado direttamente dove ho il punto V e lavoro all'interno un punto V, maglia alta, catenella e maglia alta. Vado a fianco, maglia alta, catenella e maglia alta. A fianco, maglia alta, catenella e maglia alta e proseguo questo fino ad arrivare da questa parte dove abbiamo fatto la diminuzione. Arrivata a questo punto, anche qui vado a fare una diminuzione. Lavoro una maglia alta sulla maglia alta. Nella catenella lavoro una maglia alta chiusa a metà e una maglia alta sulla maglia alta a fianco e chiudo a metà anche questa. Chiudo tutti insieme. Quindi anche qui ho fatto una diminuzione. Giro il lavoro e adesso devo lavorare maglie alte così come si presentano. Qui sempre una diminuzione perché la parte del collo e qui invece maglie alte così come si presentano. Inizio con una catenella, rientro nello stesso punto, lavoro una maglia alta e chiudo una volta sola. Vado a fianco e lavoro maglia alta e chiudo a metà e ho fatto un'altra diminuzione. Come vedete qui si vede la curva delle diminuzioni. A fianco maglia alta sulla maglia alta sottostante, maglia alta nella catenella e maglia alta sulla maglia alta sottostante e proseguo questo fino a terminare il giro. Quindi arrivata al termine del lavoro, lavoro maglia alta e a fianco una maglia alta. Come vedete qui si inizia a vedere la scollatura e qui invece abbiamo una piccola svasatura. Giro il lavoro e devo fare qui un aumento e qui una diminuzione. Quindi inizio con una catenella, rientro nello stesso punto e lavoro una maglia alta. Rientro, maglia alta. Maglia alta su maglia alta. Quando arrivate alla diminuzione vi faccio rivedere come bisogna diminuire. Arrivata a questo punto vado a fare un'altra diminuzione e ho concluso il giro delle maglie alte. Devo ripetere il giro numero 3 dei punti V e devo andare avanti in questo modo fino ad arrivare a 18 centimetri, 18-19 centimetri fino alla spalla. Giro il lavoro, inizio con una catenella e una maglia alta nella maglia sottostante. Salto 1, vado a fianco e lavoro il mio primo punto V, maglia alta, catenella e maglia alta. E come vedete qui si continua a vedere come va la scollatura. Salto 1, vado a fianco, maglia alta, catenella e maglia alta. La stessa cosa dobbiamo fare da questa parte e dobbiamo ripetere anche dall'altra parte. Salto 1, 2 e nella terza maglia alta, catenella e maglia alta.
Proseguite questo e qui dobbiamo lavorare invece maglia alta su maglia alta, non dobbiamo fare il giro degli aumenti. Mi ritrovo al termine del giro, come ho detto prima, qui non dobbiamo fare nessun aumento, quindi salto 1, vado nella maglia alta a fianco e lavoro una maglia alta. Dobbiamo ripetere il giro dei punti V, quindi giro il lavoro, però a questo punto dobbiamo fare un aumento, una catenella, una maglia alta nella maglia alta sottostante e ripeto la maglia alta. Ho fatto un altro aumento. Qui ho il punto V e lavoro maglia alta, catenella e maglia alta. Qui ho il punto V e ripeto il punto V all'interno. Andate avanti, vi faccio vedere come fare un'altra diminuzione del punto V. Mi ritrovo sul punto V e lavoro una maglia alta nella catenella di separazione e una maglia alta sulla diminuzione, quindi ho diminuito un punto V e come vedete continua la scollatura a vedere la curvatura della scollatura. Devo girare il lavoro e devo lavorare il giro delle maglie alte chiuse insieme. Qui faccio la diminuzione e qui lavoro maglie alte normali e vado a lavorare questo giro, è l'ultimo giro e poi ho terminato. E poi vado a ripetere dall'altra parte, quindi lavoro una maglia alta chiusa a metà, vado sulla maglia alta chiusa a metà e anche qui ho fatto una diminuzione maglia alta sulla maglia alta e maglia alta nella catenella, maglia alta sulla maglia alta. Andate avanti e vi faccio vedere l'ultimo giro. Mi sono portata avanti, quindi ho terminato il giro senza fare l'aumento, ho lavorato le maglie alte sulle maglie alte, ho iniziato l'ultimo giro facendo l'aumento e adesso vado a fare la diminuzione perché mi ritrovo dalla parte dello scollo. Maglia alta, qui vado sulla maglia alta e chiudo tutte e due le maglie alte. Sono arrivata ai centimetri che per me vanno bene per la spalla, quindi sono un totale di 19 centimetri. Se volete andare avanti con la lavorazione della manica, potete continuare. Una volta che ho fatto questo, adesso taglio il filo e vado a riprendere da questa parte e lavoro allo stesso modo, quindi dobbiamo lavorare a specchio. Per quanto riguarda il dietro, io l'ho fatto e ve lo faccio vedere. Questo è il dietro. Ho iniziato come il davanti, però ho fatto delle maglie alte. Sono arrivata fino ai centimetri, 30 centimetri e ho messo il segno da questa parte e da questa parte e ho lavorato allo stesso modo. Qui però il pannello va dritto. Ho lavorato un giro con aumenti da una parte e dall'altra e un giro senza fare aumenti, un giro con aumenti e un giro senza fare aumenti. Quindi questa lavorazione del pannello dietro è semplicissima. Iniziate il pannello, lavorate la piccola molla di 4 giri di 4 di maglie alte, rilievo avanti e in rilievo dietro e poi le maglie alte sulle maglie alte e proseguite e come vedete il dietro è dritto. Andate avanti e poi vi faccio vedere come cucire. Sono andata avanti con la lavorazione, questo è il davanti, questo invece è il dietro. Per quanto riguarda il dietro è un punto più compatto, il davanti ho fatto un po' più traforato. I pannelli misurano all'incirca 49-50 cm di larghezza e di lunghezza 48 cm. Una volta fatto questo, mettete il diritto all'interno e il rovescio all'esterno e facciamo una piccola cucitura. Per quanto riguarda la spalla sono 20 centimetri, questa è l'ampiezza della manica e lo scalfo ho messo il segno e sono 19 centimetri. Adesso vado a cucire sulla spalla e poi sui fianchi. Quindi con ago e filo vado a fare una piccola cucitura
prendendo le asole del davanti e del dietro. Faccio questo su questa spalla e anche sull'altra e poi sui fianchi. E poi andiamo a rifinire la scollatura. Per quanto riguarda la scollatura vado a fare delle semplici maglie basse. Quindi entro in questo punto, faccio un piccolo cappietto, entro e lavoro una maglia bassa. Rientro perché la barretta della maglia alta è lunga di 2 maglie, lavoro una maglia bassa. Vado a fianco, una maglia bassa. A fianco lavoro una maglia bassa. Rientro nello stesso punto e lavoro una maglia, però ho l'asola sull'uncinetto, non la chiudo perché devo fare una diminuzione per formare la V che ho al centro. Rientro in questo buco un'altra maglia sull'uncinetto senza chiudere. Vado a fianco un'altra maglia e chiudo tutte e tre le asole e come vedete abbiamo formato questa piccola diminuzione per avere la scollatura che scende a V. E poi proseguo la lavorazione di maglie basse fino a terminare il giro. Se volete potete farlo anche dalla parte delle maniche, quindi vado a lavorare una maglia bassa in ogni maglia sottostante. Qui una maglia bassa e proseguo questo da questa parte, come vedete qui si vede come gira bene la maglia e quindi vado per tutto il collo. Una volta che abbiamo fatto questo, il nostro gilet è pronto per essere indossato. Per la mia taglia ho utilizzato 400 grammi. Se invece voi volete farlo più lungo o con le maniche, dovete prendere più gomitoli. Detto ciò, il mio tutorial finisce qui, vi metto il link nel box informazioni, ho un gruppo Facebook che si chiama Le creazioni di Carola e le amiche di uncinetto, dove è un gruppo aperto e potete farne parte. Iscrivetevi al canale, mettete un like e se vi va commentate. Ci vediamo a presto e ciao!